Allora, io mi chiamo Mara e sono una volontaria presso l'ACRI da un anno e mezzo circa. Nella vita faccio l'OS, sono un operatore sociosanitario, lavoro presso un centro diurno con persone con disabilità medio-lievi. E, niente, mi sono avvicinata a questo mondo di volontariato perché guardando un sito sui social del comune ho visto che c'era la ricerca di un volontario per lo sportello lavoro, per cui la cosa mi ha incuriosito e niente, ci ho provato e mi piace, mi soddisfa, mi dà proprio una bella soddisfazione, una gratificazione il parlare con gli altri, e anche perché tante volte comunque ti riportano un po' quello che è la loro vita, il loro problema, che tu non devi assolutamente risolvere, però è bello anche ascoltare e se riesci, se ti è possibile, dare anche qualche piccolo consiglio. Perfetto, adesso appunto tu Ambra puoi raccontare chi sei, cosa fai nella vita, come sei arrivata qua. Allora, io sono Ambra, volontaria da un anno, il mese prossimo è un anno. Sono venuta qua casualmente perché ero passata in comune per una questione personale, ho visto la locandina che cercavano volontari. Mi sono fermata, mi sono informata, ho mandato il curriculum e Davide mi ha chiamato e da un anno che sono qui. Che sì, come ha detto la collega, mando tanti annunci perché comunque navigo tanto sui social e cerchiamo di aiutare tante persone, tra cui io mi ero iscritta anch'io, come tutti quelli che facciamo noi utenti, e anch'io ce l'ho fatta, quindi ce la faremo. Ottimo. Allora, lo sportello lavoro qua a Cologno al Serio nasce in una maniera che è un po' particolare rispetto al metodo ACLI. Solitamente i sportelli ACLI nascono dalla disponibilità di alcuni volontari che nel territorio richiedono di attivarlo, vogliono attivare lo sportello e quindi chiamano lo staff di coordinamento dell'ACLI di Bergamo. In questo caso invece lo sportello è nato dal fatto che è stata l'amministrazione comunale stessa di Cologno al Serio che, essendo venuta a conoscenza della rete degli sportelli ACLI, ha contattato l'ACLI di Bergamo per chiedere di sperimentare lo sportello lavoro. Dunque si è fatta una collaborazione per cui lo staff di coordinamento si è attivato per raggiungere potenziali volontari, come poi è effettivamente successo, e li ha formati e accompagnati nell'attività di sportello. Parallelamente l'amministrazione comunale ha messo a disposizione degli spazi per esercitare l'attività e ha avviato una stretta collaborazione tra i propri servizi sociali e lo sportello, per cui i primi utenti che sono arrivati sono stati inviati dai servizi sociali, tuttora dopo 2 anni di attività molti utenti arrivano comunque segnalati dai servizi comunali, mentre altri arrivano in autonomia contattando direttamente lo sportello. E quindi questa collaborazione tra staff, volontari e comune prosegue dopo 2 anni con ottimi risultati. Magari adesso raccontiamo un po' com'è l'incontro tipico allo sportello, quindi quando arriva da noi una persona per cercare lavoro, come ci muoviamo, quindi non so se Amra vuoi raccontare un po' come accogliamo la persona che viene e che cosa vediamo con lei. Cioè nel senso che la manda il comune, quindi i Sì. servizi sociali che abbiamo Mhm. giù, vengono tramite l'appuntamento che noi abbiamo in server Sì, perché abbiamo un'utenza abbastanza variegata, delle sì, serie che c'è l'italiano, come c'è molto più spesso l'extracomunitario. E essendoci la persona extracomunitaria, generalmente da noi vengono persone dell'Africa, che sia Nord o Centro Africa
ma più o meno le zone sono quelle. Sono adesso abbiamo anche pochissimi, l'est, però. sono pochissimi che sono arrivati dal Centro America e altrettanto pochi quelli dell'est. Dell'est, sì. Quindi cerchiamo di, comunque prima di tutto di capire quanto sono in grado di capire la nostra lingua, e in questo caso molto spesso troviamo persone che parlano quasi esclusivamente in inglese. Vengono accompagnati da figli, quindi da persone più giovani, che ci aiutano un po' anche nella traduzione, ci aiutano a capire che cosa cercano, che cosa vogliono, e tramite loro diamo anche delle indicazioni. Ad esempio il comune comunque sta facendo anche dei corsi di italiano, per cui chiediamo che si inseriscano in questi corsi, anche perché giustamente se per caso effettivamente dovessero trovare lavoro diventa difficile poi avere una continuità sul lavoro, e quindi uno scambio anche solo a livello lavorativo. Anche solo il chiedere di spostare una piccola cosa diventa molto difficile, per cui per prima cosa gli si chiede questo, si cerca di capire se hanno o non hanno la patente, se hanno o non hanno l'auto, in modo da dare delle indicazioni anche a livello logistico. Quindi generalmente in questo caso cerchiamo di fargli capire che c'è una tratta di pullman che va da Bergamo a Crema, quindi stare su questa linea sulla ricerca del posto di lavoro. Oppure c'è qualcuno che magari dice no, io posso spostarmi anche in altre zone, tipo su Seriate piuttosto che su Romano, perché comunque ho la possibilità di essere accompagnato, quindi questo diventa più facilitante anche per loro, più o meno questo è quello che facciamo. Bene, e poi ovviamente registrate i dati essenziali della persona Sì, e poi scrivete un curriculum. scriviamo un Se curriculum. loro l'hanno già è un vantaggio, se non l'hanno Li lo aiutiamo aiutiamo in questo noi senso, con sì. i programmi, eccetera. Sì, sì, sì. Diamo anche delle informazioni a livello più di rete della serie. Sì, cerchiamo di invitarli ad andare presso il centro dell'impiego ad iscriversi, cerchiamo di capire da quanto tempo magari alcuni di loro sono senza lavoro, o se sono appena arrivati, o se sono alcuni anni che sono in Italia ma non hanno mai cercato, e se sono O se la loro sono prima stati esperienza. licenziati da poco, e diciamo di andare sul nostro Sì. newsletter anche di Rete Lavoro, di iscriversi, che poi settimanalmente arriva una newsletter con tutti gli annunci e come si fa per candidarsi, eccetera, eccetera. Quindi aiutiamo in questo modo.